Ciao, io sono Andrea e in questo video ti spiegherò come fare un'analisi del mercato e dei tuoi competitor. Questo tipo di analisi è molto importante da fare quando stai per iniziare una nuova attività imprenditoriale, perché ti aiuta a farti un'idea del mercato in cui stai per entrare e chi sono e cosa fanno i tuoi concorrenti, comprendendo così quali sono le tue effettive potenzialità e che prodotti o servizi devi andare a potenziare per essere più attraente e differenziarti dagli altri. Analisi della domanda. Una delle prime analisi che dovrai fare è quella della domanda del mercato. Infatti non esiste mercato se il mercato non chiede un determinato prodotto o servizio. Le imprese infatti funzionano solo quando riescono a soddisfare la domanda e soprattutto quando riescono a soddisfarla meglio rispetto ad un concorrente. Analisi della concorrenza. Quando si porta avanti una buona analisi del mercato, è molto importante avere ben chiaro qual è la situazione della concorrenza, che cosa offre, quali sono i loro punti di forza ma anche i loro punti deboli. Questo punto lo vedremo tra poco più approfonditamente. Analisi dei punti di forza e debolezza. Come ti dicevo prima, l'analisi del competitor è molto utile per studiare le caratteristiche, non solo del prodotto, ma anche per valutare la strategia dei tuoi concorrenti, individuando i punti di forza e di debolezza. Saranno proprio questi ultimi molto importanti, se infatti li analizzerai bene, potrebbero invece diventare i tuoi punti di forza rispetto agli altri attori sul mercato. L'analisi dei competitor è uno step fondamentale quando devi farti un'idea del mercato in cui andrai ad inserirti con la tua nuova impresa. Una volta che porterai a termine questo lavoro, però, non dimenticarti di aggiornarlo costantemente, in quanto nel tempo potrebbero aggiungersi nuovi concorrenti, oppure i competitor preesistenti potrebbero cambiare strategia, inserire novità, oppure commettere errori che quindi cambierebbero l'assetto del mercato. Ricordati quindi di tenere d'occhio con cadenza regolare i tuoi concorrenti e aggiornare con continuità la tua analisi. Fare un buono studio dei competitor ti sarà utile, così come l'analisi del target che puoi vedere nel video dedicato, per definire una migliore strategia più precisa e consapevole. Adesso ti spiegherò punto per punto come fare un'analisi della tua concorrenza. Ricerca dei competitor. Il punto di partenza ovviamente è capire chi sono i tuoi competitor. Magari ti sembra una perdita di tempo perché credi di sapere già chi sono tutti i tuoi concorrenti, ma è solo facendo una buona analisi che potrai sapere quanti sono realmente sul mercato. Vedrai che rimarrai stupito scoprendo quanti concorrenti hai e quanti nemmeno avevi preso in considerazione. Ma come si fa questa analisi? Puoi cominciare facendo ricerche online, ma anche facendo delle domande ai tuoi clienti, ai potenziali tali. Ricordati però di fare queste ricerche in modo molto accurato, non solo tenendo in considerazione chi vende il tuo stesso prodotto o servizio, ma anche i competitor indiretti. Bisogna infatti fare una distinzione tra i competitor diretti e indiretti. I competitor diretti sono quelli che offrono il tuo stesso prodotto o servizio. I competitor indiretti invece sono quelli che offrono un prodotto o servizio diverso al tuo stesso target, ma la loro offerta, seppur differente, sostituisce la tua, soddisfando lo stesso bisogno del tuo target e proprio per questo diventano anche loro un competitor. Facciamo un esempio pratico. Facciamo finta che tu abbia un bar. Il tuo competitor diretto è la caffetteria all'angolo. I competitor indiretti invece sono la pasticceria e il fast food, che ambedue rispondono al bisogno del target, ovvero bere un caffè veloce. Quindi, analizzando i competitor, ricordati di tenere in considerazione sia gli indiretti che i diretti. Fai domande, cerca su Google digitando ad esempio le parole chiave attinenti alla tua attività, fai anche una ricerca sui social network, su YouTube. Esplora il più possibile tutte le fonti di informazioni possibili. Quindi crea un elenco di tutti i competitor diretti e indiretti. Questa lista sarà il tuo punto di partenza per la tua analisi della concorrenza. Ricerca dati. Il secondo step è analizzare le caratteristiche dei competitor, cercando di capire meglio chi sono, cosa offrono, come lo fanno, ma anche quali sono i loro punti di forza e punti deboli.
intercettare cosa dicono di loro i clienti e infine studiare come comunicano, i prezzi e il loro posizionamento sul mercato. Se la tua attività punterà invece sull'e-commerce o comunque sull'online, allora troverai utilissimi diversi strumenti che analizzeranno per te la presenza online dei tuoi concorrenti. Ti faranno capire il flusso di traffico, il target di riferimento e le parole chiave indicizzate meglio del loro sito web. Questa analisi ti prenderà parecchio tempo se la farai con cura, ma al termine avrai una panoramica molto più chiara e precisa di chi sono i tuoi competitor. Qual è il loro target, quali sono i loro punti di forza e debolezza, ma soprattutto la loro strategia. Con tutte queste informazioni potrai elaborare la tua, rendendola in questo modo ancora più efficace. Elaborare i dati. Una volta raccolte con cura le informazioni che hai trovato sui tuoi concorrenti, dovrai organizzarle per trarre le conclusioni e avere più chiaro il quadro generale della situazione degli attori del tuo mercato. I dati generalmente si dividono in due categorie: i dati quantitativi e le considerazioni generali. I dati quantitativi sono numeri o tipologie di informazioni su cui è possibile elaborare statistiche o calcoli, estrapolando quindi dei risultati oggettivi come ad esempio il prezzo o il formato. Le considerazioni personali sono invece le informazioni emerse durante la tua ricerca e che hanno un'importanza rilevante per la tua analisi. Ad esempio sono note o altre informazioni che non sono catalogabili tra i dati quantitativi. Nella pratica puoi organizzare i dati all'interno di un foglio di calcolo che diventerà uno strumento per il tuo lavoro e che, come ti dicevo, dovrai sempre tenere aggiornato con costanza. Facciamo un esempio pratico. Sei un laboratorio di pasticceria e vuoi lanciare una nuova crema spalmabile. Per prima cosa analizzerai decine di marchi e raccoglierai tutte le informazioni possibili trovando i punti in comune e i punti di forza e di debolezza, quindi sistemerai tutti i dati dentro al tuo database dividendoli per marchi e macro categorie. Ad esempio ci sarà chi vende il formato piccolo da 100 grammi, chi invece ha un prezzo al pubblico inferiore a 5 euro, altri invece hanno l'olio di palma tra gli ingredienti. Senza dimenticare nell'analisi anche gli aspetti strategici e comunicativi, come ad esempio chi ha sul sito internet anche l'e-commerce e chi invece utilizza nella sua strategia anche il canale di Instagram. Questo è un esempio semplice, ma come vedi questa è la metodologia per creare un buono studio della tua concorrenza. Una volta concluse queste ricerche e considerazioni, è tempo per te di elaborare la tua strategia. Quindi, ricapitolando, quando stai per intraprendere un nuovo progetto imprenditoriale è importantissimo analizzare il mercato in cui stai per inserirti, analizzando soprattutto i tuoi concorrenti. Dovrai prima di tutto ricercare i tuoi competitor diretti, e cioè quelli che vendono al tuo target un prodotto o servizio uguale o molto simile al tuo, e i competitor indiretti, ovvero quelli che vendono al tuo target un prodotto o servizio diverso dal tuo, ma che soddisfa lo stesso bisogno. Una volta trovati tutti i competitor, dovrai raccogliere tutti i dati analizzando più aspetti possibili, tenendo conto sia dei dati oggettivi che le considerazioni personali. Infine dovrai elaborare i dati catalogandoli e riordinandoli. I risultati di questa indagine metteranno in luce i punti di forza e quelli di debolezza della tua concorrenza e saranno un ottimo punto di partenza per elaborare la tua strategia ed entrare nel mercato. Senza dimenticarti ovviamente di mantenere aggiornata questa analisi e tenere sotto controllo le mosse e le novità dei tuoi concorrenti. Ora sei pronto per cominciare. Io invece ti saluto e ti do appuntamento al prossimo video. Ciao!